Benvenuti ragazzi in questo episodio di Buff. Oggi incontreremo Daniele Borace e con lui non parleremo solo di sport, ma di disciplina, pressione, errore e di tutto ciò che il nuoto può lasciare anche fuori dall'acqua. Ciao Marco, Ciao grazie Daniele. per questa opportunità. Niente, non vedo l'ora di iniziare questa discussione, questo dialogo ipercostruttivo. Perfetto. Vorrei partire con questa domanda, ovvero quando hai capito che lo sport per te non era solo una pratica, ma una scuola di formazione? Io l'ho capito fin da subito perché ho sempre amato questo sport, fin da piccolo, cioè dall'età di 4 anni, dal momento in cui ho visto mio fratello più grande praticarlo e quindi io cercavo di emularlo in casa, non so, lanciandomi dalla sedia, oppure prendere il corridoio come se fosse una vasca di una piscina e nuotare avanti e dietro. Quindi amando questo sport mi sono dedicato fin da subito al 100% in questo sport, nel praticarlo nel modo giusto e per praticarlo nel modo giusto la disciplina è parte integrante di questo sport, cioè è parte fondamentale. Quindi ho sempre visto fin dall'inizio la disciplina come il perno per poter crescere e migliorare in questo sport. E quando l'hai sentito davvero tuo? Io l'ho sempre vissuto mio, cioè nel senso che all'interno di quell'ambiente della piscina ho costruito veramente quello che è la mia vita adesso, la mia persona, oltre ad aver costruito il mio background, i miei contatti, le mie amicizie più forti che sono al momento, che ho al momento. Quindi i miei amici storici sono coloro che hanno convissuto con me questa mia esperienza di vita. Quindi, come dire, la piscina è la mia prima casa, non la mia seconda casa. Quindi fa parte della mia vita e penso che farà parte per sempre della mia vita. Quindi l'ho sempre visto come parte integrante di me. Interessante. E hai detto che il nuoto ti ha insegnato tanto sul gestire la pressione. Sì. Per te oggi la pressione è più un peso o una risorsa? Per me è una risorsa e io mi nutro di pressioni, cioè nel senso che questo lo vedo anche in altri ambiti esterni al nuoto e alla piscina. Io vado in difficoltà nel momento in cui la mia vita è piatta. Mentre mi nutro proprio, necessito e ricerco nuovi stimoli, nuove pressioni, perché cerco sempre di mettermi alla prova, non solo in ambito sportivo, quindi dal nuoto, ma anche in altri ambiti che possono essere come tech, o anche di altri sport, o proprio anche nella gestione dei rapporti. Quindi la pressione fa parte di me. E quando hai sentito più pressione? Quando eri atleta o come allenatore? Sicuramente come allenatore. E ti posso anche spiegare la motivazione. Nel momento in cui tu sei atleta, sei quasi consapevole del fatto che tutto dipende da te. Sei tu a nuotare. Nel momento in cui tu invece sei allenatore, puoi aver fatto tutta la programmazione perfetta, studiata a tavolino, il minimo dettaglio tecnico, la gestione della gara, però poi quando sei lì in attesa della gara del tuo atleta, la gara della stagione, la gara della vita, ti rendi conto che non dipende più da te. Tu il tuo l'hai fatto e dipende da un'altra persona. Quindi ti senti quasi impotente, quasi, come dire, io, cioè se la cosa va male io non posso farci più niente, cioè dipende da quell'altra persona. Quindi l'ansia aumenta a dismisura e non riesce perché non hai proprio il controllo della situazione, non ce l'hai più. Quindi sicuramente come allenatore, soprattutto perché diciamo, gli obiettivi e i traguardi erano anche diversi, nel senso che io come atleta, sì, sono stato un buon atleta,
uno dei migliori in Puglia della mia generazione, però da allenatore ho vissuto dei traguardi un po' più alti, il raggiungimento degli europei juniores, delle Olimpiadi giovanili, o anche traguardi ancora più grandi, quelli delle Olimpiadi, ecco. E che rapporto hai avuto con l'errore nel tuo percorso? L'errore è parte integrante dell'apprendimento. Non può esserci apprendimento senza errore. Molte volte c'è una tecnica di apprendimento che è proprio quello di portare gli atleti o anche gli alunni, cioè proprio a livello educativo, all'errore. Se si sbaglia, se si tende a sbagliare, cioè se si sbaglia, c'è un episodio in cui tu hai sbagliato, te lo ricordi più facilmente. La cosa importante è come viene gestito l'errore. Nel senso, bisogna far comprendere attraverso l'errore che così non va bene. E tu da questo devi, come dire, Ripristinare. esatto, anzi, deve essere una tua lezione. Non va bene se tu ti ho indotto all'errore oppure tu hai fatto un errore e non comprendi la lezione di quell'errore e continui a farlo. Quello non va bene. Quindi, diciamo, la problematica non è tanto l'errore in sé, ma è la gestione dell'errore. E a proposito di questo, quando hai capito che l'errore può insegnarti davvero qualcosa? Nel momento in cui errare è umano, quindi l'errore fa parte della nostra vita, quindi noi commettiamo sempre errori, anche inconsapevolmente. Quindi ogni volta bisogna comprendersi e farsi anche un'autocritica e capire, in base alle situazioni che si creano, il motivo per cui è successo un episodio sgradevole oppure anche un episodio gradevole. E nel momento in cui c'è stato un errore, bisogna capire appunto il motivo e come non trovare una soluzione in modo tale che non accadi più. Interessante. Dai tuoi insegnamenti fai trasparire ai ragazzi come la disciplina sia tutto oppure aggiungi qualcosa di tuo? Se sì, che cosa? Sicuramente oltre alla disciplina, io faccio presente ai ragazzi la passione che ho per questo sport. E voglio allo stesso punto trasmettere questa mia passione, perché anche loro devono essere appassionati di questo sport, perché questo sport ti fa passare momenti della tua vita intensi e bellissimi. E come dico sempre ai miei ragazzi, gli anni da agonista, gli anni in cui tu fai sport, non è detto che tu possa sempre raggiungere dei risultati, cioè non tutti possono essere campioni. Però la cosa importante è che questa diventi veramente una palestra di vita. Cioè se tu sei in grado di gestire queste situazioni in una fascia di età adolescenziale, tu sei pronto dopo ad affrontare la vita, quelle che possono essere le problematiche relazionali, problematiche di lavoro, e tutto quello che la vita ti porta davanti, gli schiaffi che ti dà la vita, tu sei in grado di gestirli perché questa situazione, proprio questo, gli anni del nuoto, gli anni dello sport, gli anni dell'agonismo è una palestra di vita. A proposito di questo, ti vorrei fare la domanda clou del Vai. nostro podcast, ovvero qual è stata la tua paura più grande e come l'hai affrontata? La mia paura più grande, senti, ci sono state situazioni in cui, questo quando ero più piccolo, avevo paura di fallire. Ehm, E quindi cercavo in tutti i modi di dare il più del 100% in modo tale che non accadesse tutto ciò. Ma sia lo sport che la vita è un cerchio. Quindi il fallimento è parte della vita, cioè è impossibile che non ci sia un fallimento. Senza il fallimento non c'è successo. Esatto. Quindi bisogna, qui come un po' l'errore, prendere insegnamento dal fallimento. Il fallimento ti fa capire e ti fa
analizzare il perché è avvenuto, cosa devo migliorare. Hai detto una cosa saggia, bisogna essere costruttivi e coscienti Esatto, che l'errore, come hai detto tu prima, è umano, quindi è parte della nostra quotidianità. esatto. E il fallimento al tempo stesso, anche lì va gestito bene, perché non è neanche corretto nel momento in cui c'è un fallimento dare subito il consiglio di non ti preoccupare, ora andrà meglio. Deve prima chi subisce il fallimento metabolizzarlo, farlo suo e poi cercare di dare la spinta per migliorare. Se non avviene questa metabolizzazione, non si apprende dal fallimento. Hai detto una cosa saggia perché l'ho vissuto anch'io in prima persona, quindi ho capito le tue parole, non so dirti magari l'episodio specifico, però l'ho vissuto, lo sento che l'ho vissuto. Sì, al di là anche dell'aspetto sportivo, il fallimento potrebbe essere anche la fine di una storia d'amore. Ognuno di noi potrebbe vederlo come un fallimento e quindi la cosa più sbagliata da fare cos'è? Chiodo schiaccia chiodo. E invece no, è proprio metabolizzare quello che è successo, anche il distacco, il fallimento, perché ognuno di noi potrebbe anche vederlo come fallimento, e poi rialzarsi più forti di prima. Adesso vorrei passare a una parte interessante, Ok, ovvero tu hai detto che lavori nel mondo del tech. sì, Ho iniziato a capire che trasporto e lavoro c'erano tanti punti in comune. c'è tutto in comune. È difficile da pensarlo, però se si vedono le due tipologie di lavoro, è estremamente comune. Il nuoto, forse per chi non lo conosce, può sembrare uno sport in cui tu vai lì e insegni a nuotare, ma dietro il nuoto c'è tanta programmazione, c'è tanta analisi. La stagione inizia a settembre e finisce ad agosto. A settembre tu già programmi tutti quelli che sono gli allenamenti fino ad agosto. Devi già programmare quali saranno i momenti clou della stagione, perché nel nuoto non si sta sempre bene purtroppo, ma solo 2 volte all'anno si sta bene, proprio perché la programmazione è rivolta proprio in quei momenti clou, momento in cui c'è la gara a obiettivo, che può essere un campionato regionale, un campionato italiano, un'Olimpiade, una qualificazione Olimpiade. Pertanto c'è molta analisi dietro, molta analisi dei dati, molte pressioni, molte richieste da parte dell'atleta, da parte della società, da parte dei genitori. Quello che faccio io, oltre al nuoto, è appunto consulenza tech, quindi non è altro che un cliente fa delle richieste, mette pressioni, dà delle scadenze e io non devo fare nient'altro che analizzare e programmare. È la stessa identica cosa. E quale cosa hai imparato in acqua che oggi ti porti nella vita quotidiana? Tutto, tutto. Io devo essere il me stesso di Daniele che sono adesso, oltre ovviamente all'educazione data dai miei genitori, ma soprattutto all'educazione che mi ha dato lo sport, che mi ha dato il nuoto. Quindi il mio lavoro, anche la gestione del mio lavoro tech, lo devo soprattutto al nuoto. Io lo vedo anche con altri colleghi che non riescono a gestire la pressione come riesco a gestirla io. Loro mi vedono sempre sorridente, felice, anche quando le pressioni sono alte, le scadenze sono imminenti, mentre loro vanno in crisi. Quindi questo sicuramente non è, sì, può essere una parte di me che è emersa maggiormente nell'aver sviluppato in delle fasi sensibili come l'adolescenza, la pubertà o l'infanzia il fatto di essere stato, di aver vissuto in piscina. Tu hai detto una cosa molto bella, ovvero che lo sport non forma solo atleti, ma persone. Secondo te, qual è la qualità più importante che lo sport lascia dentro? Il fatto di aver costruito dei rapporti con persone speciali. Io molte volte faccio l'allenatore ormai da più di 15 anni, quindi ho visto molti ragazzi che sono passati da me
E con la maggior parte dei ragazzi che ho allenato, io tuttora ho contatti esterni, perché per me loro sono sempre stati quasi dei fratelli minori. E quindi noi tuttora ci sentiamo, noi tuttora ci vediamo, organizziamo cene, andiamo a teatro insieme come ieri sera, oppure facciamo, non so, qualche partita a beach volley, a paddle. E soprattutto è bello poi vedere quando loro raggiungono risultati esterni dal nuoto. E condividere con loro questi momenti è una delle cose più belle, quindi Li senti un po' sì, tuoi. assolutamente, soprattutto quando è bello, quando loro tipo si laureano e ti invitano alla loro laurea. Nonostante per anni non ci si vede quotidianamente perché ognuno ha i propri impegni. E quindi quando io ripenso sempre alla mia carriera da allenatore, ripenso sia alle vittorie, ai traguardi che ho raggiunto sportivi, ma la cosa più bella e che mi rende più felice è proprio il fatto di aver costruito dei rapporti umani unici. Ed è la cosa più bella perché poi alla fine sì, le vittorie ci sono, ma non ti rimangono, cioè quello che ti rimane è il fatto di essere cresciuto, di aver cresciuto, aver contribuito a crescere, a far crescere un ragazzo o una ragazza e che tu sei stato parte importante della sua vita. E questa è una delle cose più belle, secondo me. Davvero interessante. A proposito di questo, vorrei farti una domanda. Se un ragazzo che è allenato tra 10 anni dovesse ricordarsi una sola cosa di te, cosa vorresti che fosse? Come ho appena detto, proprio il rapporto che ha avuto con me. Di quei momenti che ha vissuto in piscina, che abbiamo vissuto in piscina, le incazzature, perché quelle ci sono, le punizioni, perché quelle ci sono, perché quelle sono parte integranti della disciplina. Io non posso insegnare disciplina senza una punizione, ma va fatto capire il motivo della punizione. E quindi molte volte ci si ricorda, ti ricordi quella punizione che mi hai dato? Ti ricordi quando ci siamo andati a mangiare una pizza? Ti ricordi quante risate ci siamo fatti quando sono caduto sul bordo vasca? Sto trovando proprio degli esempi. Quindi l'eredità è proprio questo, cioè nel senso quello che i trascorsi che ho vissuto con questi ragazzi, che questi ragazzi hanno vissuto con me. Questa è la cosa più bella che lo sport può dare, secondo me. Grazie mille Grazie a per... voi, grazie a te Marco. È stato un piacere. Che ha imparato disciplina, sacrificio e visione nello sport, oggi porta gli stessi valori nelle sue passioni. Perché i veri campioni non smettono di vincere quando finiscono le gare. Trasformano l'esperienza in futuro e cambiano il campo in cui lasciare il segno.